Buongiorno e ben ritrovati. Allora, siamo alla parte 3 gestione delle righe del corso intermedio di Power Query. Eravamo rimasti all'approfondimento dei raggruppamenti. Allora, in questa lezione andremo a capire come creare una deviazione standard, come fare l'aggregazione di una colonna all'interno di una cella e poi andremo a capire come fare questi calcoli utilizzando il linguaggio M, così da semplificare il calcolo a Power Query perché faremo tutto in un singolo passaggio senza fare più passaggi con più funzioni. Allora, andiamo subito alla parte pratica. Qui abbiamo questa tabellina di partenza dove appunto abbiamo i prodotti, la quantità di prodotti che abbiamo venduto, il prodotto che abbiamo venduto, su quale città l'abbiamo venduto e in che periodo è stato venduto il prodotto. Questa qui è una colonna che utilizzeremo per la prossima lezione. Il risultato che cercheremo di ottenere questa sera è questo qui. Praticamente voglio aggregare l'informazione del prodotto con valore univoco, capire quanti prodotti ho venduto nel periodo da me selezionato, quindi questa tabellina qua. Andremo a fare anche una media del venduto per capire appunto nel periodo qual è la media di vendita su tutte le date che abbiamo qui. Poi faremo la deviazione standard sempre relativamente al periodo e poi andremo ad inserire il dato aggregato per ogni singolo prodotto di dove è stato venduto in una singola cella. Quindi caffè è stato venduto in questo periodo all'interno di queste quattro città qua: Agordo, Belluno, Santa Giustina e Feltre. Succo, per esempio, è stato venduto solo nella città di Feltre. Bene, allora andiamo nel nostro compilatore e andiamo a vedere come si fa a fare questa cosa qua, che è abbastanza semplice. Ovviamente io sono partito da questa tabella qua, l'ho menu dati da intervallo, clicco sulla tabella da intervallo e lui me la tira su, per chi non lo sapesse fare. Raggruppamenti. Poi ovviamente Power Query in automatico crea anche il passaggio di modifica tipo qui sulla destra e formata la tabella leggendo il contenuto dei campi. Quindi abbiamo una data, un testo, un testo, un testo e un numero. Una piccola parentesi che non vi ho mai detto è che ovviamente formattando la colonna, se dobbiamo cambiarla, si fa clic qui e cambiamo il formato, oppure andiamo col menu che abbiamo in alto. Se abbiamo centinaia di colonne che magari dobbiamo andare a cambiare il formato, farle una a una potrebbe farvi perdere veramente tanto tempo, quindi c'è una soluzione molto più rapida. Quindi col tasto CTRL premo una colonna, poi tengo premuto il tasto CTRL e posso selezionare le colonne in modo alternato, oppure premo la prima colonna, tengo premuto il tasto SHIFT, seleziono l'ultima colonna che mi interessa e tutte quelle di mezzo vengono selezionate. Facendo clic sulla testata di un campo qualsiasi compare un menu dove troviamo il modifica tipo. Ecco, se noi qui andiamo a selezionare il tipo, il formato con cui vogliamo assegnare la colonna, tutte quante cambieranno il formato in modo automatico senza doverle fare una a una. Quindi questo è un tasto rapido per un sistema rapido per andare a formattarle velocemente. Bene, chiusa parentesi, torniamo a noi. Perfetto, allora per ottenere il nostro risultato, quindi per andare ad aggregare il prodotto in modo univoco, dobbiamo usare la funzione raggruppa per, che la troviamo sul menu home e qui abbiamo il tastino raggruppa per, piuttosto che su trasforma lo troviamo qui sulla sinistra. Piuttosto che clicchiamo sul campo che vogliamo aggregare o sui campi che vogliamo aggregare, clicchiamo tasto destro sempre nell'intestazione di colonna e anche qui troviamo raggruppa per. Se lo facciamo così, quando io premo in raggruppa per, inserisci passaggio, lui mi mette già in automatico il campo che voglio andare a raggruppare. Se io ne seleziono due, per esempio raggruppa per, vedete, lui già mi mette tutti e due i campi pronti, quindi non devo andare a farlo io manualmente. Al contrario, se premo il tasto qui, in realtà succede la stessa cosa. Quindi ricordatevi di selezionare già subito i campi che volete aggregare, che se ne avete tanti magari dovete starla a inserirli tutti e fare l'ordinamento e queste cose qua. Perfetto, allora il passaggio l'ho già fatto, quindi vedete io ho aggregato l'informazione, ho fatto il totale del venduto e la media e poi ho fatto questa cosa qua. Andiamo nel dettaglio, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Quindi io sono andato in avanzate, ho detto che voglio raggruppare tutto quanto per prodotto e basta. Poi ho dato un nome di colonna totale venduto e ho detto che voglio fare un'operazione di somma, quindi aggrego e sommo tutte le quantità in una singola riga della colonna della misura
venduto. Faccio la stessa identica cosa per la media, solo che scelgo l'operazione media e lo faccio sempre sulla misura venduto, così ho il totale del venduto, somma, e la media del venduto sul nostro periodo calcolato appunto sul prodotto, quindi somma e venduto. Per calcolare la deviazione standard, se voi osservate quando io faccio aggiungi aggregazione, deviazione standard ad esempio, se io guardo l'operazione, qui purtroppo in elenco non c'è, speriamo che Microsoft più avanti lo aggiunga, ma se così non fosse non è un problema perché è molto semplice da fare, lo facciamo noi con una formula. Per fare questo, essendo che qui vedete per fare il totale del venduto noi partiamo dal passaggio precedente, quindi lui aggrega tutto per caffè e poi lui somma tutti i passaggi di caffè come se fosse così, e quando lui fa l'operazione di somma sul prodotto caffè lui somma tutte queste righe, quindi lui parte da questo dato esploso. Quindi abbiamo bisogno di fare questa cosa qua anche per la deviazione standard. Però se noi partiamo appunto da qui non possiamo fare il calcolo della deviazione standard e non possiamo farlo neanche prima perché abbiamo bisogno di aggregare le informazioni. Quindi come facciamo? Allora siamo qui e ci portiamo dietro le informazioni del passaggio precedente. Come facciamo? Io adesso qui l'ho chiamato all row, potete ovviamente mettere il nome che volete al campo, e qui su operazione ho selezionato tutte le righe. Premendo qui ovviamente non mi fa scegliere nessun tipo di colonna perché non facciamo nessun tipo di operazione. È un'istruzione che andiamo a indicare a Power Query che ci permette di portarci l'aggregato del passaggio precedente. Ovviamente potete mettere le colonne come volete, spostate su, spostate giù, per come le andate a selezionare qua è solo poi come le ordina qui. Andiamo a vedere cosa fa questo row. Dicevamo, se io clicco qui, vedete, mi fa vedere il contenuto di questa cella, che non è altro che l'esploso di caffè del passaggio precedente. Vedete queste 4 righe qua, c'è la data, la città, il prodotto lavorativo festivo e venduto. Se io qui appunto filtro caffè, vedete abbiamo le stesse identiche informazioni. Adesso elimino il filtro e torniamo qua. Quindi se clicco sulla riga 2 io vedrò il dato esploso di panino, perché vedete stiamo lavorando con la riga del panino che abbiamo aggregato il panino. Qui l'acqua, qui il tramezzino e qui il succo. Ecco che avendo questa informazione qua sulla nostra tabellina aggregata la possiamo sfruttare per andare a calcolare la deviazione standard. Come facciamo? Praticamente facciamo aggiungi nuova colonna personalizzata qui. Io adesso l'ho già fatto, così dopo quando vi darò il file avete anche i passaggi ben descritti. E che funzione ho utilizzato? Allora facciamo anche uno zoom così ci vedete bene. Praticamente vedete qui ho messo list.standard deviation, poi ho aperto la tonda, praticamente questa è l'istruzione per fare il calcolo della deviazione standard. Poi gli ho detto prendi le informazioni dalla colonna arrow e dalla colonna arrow fai il calcolo della deviazione standard sulla colonna venduto che è all'interno di arrow. Allora andiamo a vedere meglio cosa succede. Vedete che io qua ho messo totale venduto. Quando ho fatto l'aggregazione ho detto totale venduto, l'ho chiamato in un modo diverso proprio perché volevo che capiste che quando io clicco qua e faccio la formula arrow venduto, io gli sto dicendo fai la deviazione standard su prendendo l'informazione all'interno di arrow e per ogni singolo record vai a fare il calcolo su questa colonna qua. Quindi lui farà il calcolo della deviazione standard basandosi su queste colonne qua e farà il raggruppamento. È come se questa formula qua in realtà fosse in elenco qui, quindi aggiungi aggregazione e avessimo una voce che permette di fare questa cosa qua. Queste operazioni qua di media e somma fanno la stessa identica operazione, solo che le hanno previste con un passaggio automatico all'interno di Power Query. Deviazione standard, come vi dicevo, non c'è il passaggio automatico, quindi dobbiamo farlo manualmente. Quindi eccoci qua, vedete deviazione standard e lui è andato a calcolarla. Quindi come dicevamo a row entriamo nella tabella e prendiamo la colonna venduto.
e poi lui lo calcola per ogni record, quindi per questo record entra qui e prende il venduto di caffè, per questo record entra qui e prende il venduto di panino e così via. Ecco che in un passaggio estremamente semplice, perché alla fine la formuletta è list.standard deviation, lui ci va a calcolare la deviazione standard. Adesso facciamo un passaggio in più. Ovviamente vedete ci sono un sacco di decimali e sarebbe il caso anche di andare a ridurre questi decimali magari a 2 decimali dopo la virgola. Quindi io qui ho fatto sempre aggiungi colonna personalizzata. Adesso io vi sto facendo vedere questi passaggi in modo che capiate anche come potete lavorare per ottenere poi un risultato pulito. Potete magari fare tanti passaggi per cercare di ottenere quello che volete e poi quando avete finito andate a fare un'ottimizzazione del vostro scenario. Poi vi spiego meglio che cos'è questa cosa qua. Praticamente io qui ho già fatto il campo, vedete, e come ho fatto? Ho utilizzato la formula number.round. Praticamente questa formuletta qua, poi noi cosa facciamo? Andiamo semplicemente ad inserire nelle tonde il nostro campo e poi gli diciamo virgola quanti decimali vogliamo, vogliamo ottenere dopo la virgola. Quindi in questo caso io gli ho detto 2. Quindi dando l'ok, ecco che lui mi fa un nuovo campo e mi fa la deviazione standard approssimata a 2 decimali. Vedete? Ecco qua. Allora, facciamo un passaggio indietro, è brutto perché anche qua vedete io non ho bisogno di 2 campi, me ne serve uno e comunque il secondo campo io non lo posso chiamare come il primo, quindi devo per forza mettergli un nome differente, è una brutta cosa. Allora, iniziamo ad annidare le formule, quindi qui abbiamo capito che con number.round possiamo fare l'approssimazione, quindi facciamo un passo indietro, andiamo su aggiungi deviazione standard, entriamo nella rotellina, vi faccio lo zoom, ecco, noi andiamo qua, facciamo CTRL V che l'ho preso, ok, apro la tonda, poi vado in fondo, vedete, faccio virgola 2 e chiudo. Ecco che noi abbiamo annidato 2 formule, quindi prima andiamo a fare il calcolo della deviazione standard e poi in testata gli diciamo arrotonda tutto a 2 decimali, un po' come funzionano le formule di Excel, si possono annidare tra loro. Quindi capita questa cosa qua, andiamo poi a fare l'ok, ecco che io ho mantenuto lo stesso campo e ho fatto tutti i calcoli con un singolo passaggio, quindi quello successivo non ci servirà più, adesso vado ad eliminarlo. Perfetto, abbiamo calcolato la nostra deviazione standard, facilissimo fino a qua. Adesso andiamo a ottenere la colonna di dove ho venduto, quindi come facciamo? Anche qua, io adesso sono a questo punto qua e vi ricordo che ho l'informazione della città all'interno di all row. Quindi anche in questo caso qua sono andato a fare aggiungi colonna, colonna personalizzata e ho creato questo passaggio qua, dove vado a creare una lista delle città che appartengono a Caffè, quindi vediamo che Caffè ha venduto su Agordo, Belluno, Santa Giustina e Feltre, Succo ha venduto solo su Feltre. Infatti se guardiamo la lista vedete mi dice che ho venduto solo su Feltre. Se guardiamo Acqua, che vedete ci sono tante ripetizioni, anche Santa Giustina si ripete tante volte, se noi guardiamo la vista la troviamo aggregata. Quindi come si fa a fare questa cosa qua? Anche in questo caso è una semplicissima formula. Quindi ecco qua, noi basta che facciamo list.distinct, quindi facciamo una lista distinta dei valori che sono all'interno di all row, quindi la nostra colonnina qua, andiamo record per record a leggere il contenuto di città. Quindi cosa succede quando premiamo ok? Praticamente come vedete qui lui ha generato un campo con una scritta lista. Se noi ci premiamo sopra lui ha fatto una lista distinta del contenuto di quello che c'è all'interno di questa tabella qui in questa riga del campo città, come vedete Agordo, Belluno, Santa Giustina e Feltre per questo record. Se guardiamo Succo, ad esempio la tabellina ha solo Succo e quindi mi riporta solo il valore di Feltre, quindi abbiamo Succo con Feltre. Se guardiamo ad esempio l'acqua che ha tante ripetizioni, lui comunque va a farmi un distinto delle 3 voci della città, quindi così facendo otteniamo una lista. Adesso dobbiamo però andare ad esplodere questa lista, quindi se vedete ovviamente qui non ci dobbiamo cliccare perché altrimenti come con tabella se esploderei
il risultato di questo record qua, se faccio continuo, vedete, ottengo il distinct di quel risultato là, perdendo tutte le altre informazioni. Qui trovo un bottoncino, quindi se faccio espandi in nuove righe, andiamo a fare un'esplosione dei record per le occorrenze che troviamo nella lista, però non è quello che vogliamo ottenere, perché ovviamente qui andiamo a raddoppiare tutte le misure, quindi cancelliamo il passaggio. Ripremendo c'è anche estrae i valori, quindi senza neanche conoscere le formule, io premo proprio qua, gli dico che separatore voglio utilizzare, premo su personalizzato perché lo voglio fare con una virgola e uno spazio aggiuntivo e gli do l'ok. Ecco che facendo questo passaggio io ho ottenuto il risultato che appunto vogliamo ottenere. Quindi abbiamo le città esplose in orizzontale, quindi abbiamo preso il contenuto di questa lista e l'abbiamo orizzontalizzata all'interno di questo record. E vediamo che qui praticamente se guardiamo il codice che è scritto nella nostra barra in cima, ha detto nome campo città, each significa appunto per ogni record vai a compiere questa operazione, quindi è text combine. Noi da qui capiamo che l'operazione che ci serve per andare ad orizzontalizzare questa lista qui è text combine, quindi facciamo un passaggio in più. Anche qua, come abbiamo fatto con il numero, possiamo andare ad annidare la nostra formula all'interno del passaggio precedente. Quindi qui andiamo a creare appunto la lista partendo appunto dal campo città che è all'interno di all row, e qui facciamo text.combine, vedete che ce lo propone. Ho premuto tab così me l'ha autocompilata, scusate, ho premuto tab però mi ha cancellato l'altra formula, rientriamo, la scriviamo tutta. Allora text.combine, apro la tonda, qui gli dico virgola perché vado a dargli il separatore, quindi voglio ho aperto le virgolette, faccio virgola spazio perché voglio il separatore con una virgola e uno spazio e chiudo la mia funzione text.combine. Quando gli do l'ok, quindi anche in questo caso ho dato due formule, qui faccio la lista e poi dalla lista voglio fare l'esplosione combinata, do l'ok, ecco che con un singolo passaggio io ho ottenuto il mio risultato e quindi possiamo cancellare l'ultimo passaggio che abbiamo fatto. Quindi con un'operazione abbiamo scusate, qui è number round che non abbiamo più sistemato, number round 2, ok, vedete, con due singoli passaggi abbiamo fatto i nostri due calcoli particolari, quindi la deviazione standard e la lista della città. Però se vi ricordate bene quello che vi ho spiegato nelle prime lezioni, se siete stati attenti, quando guardavamo la parte di background di come gestisce il dato, di come lavora Power Query, per ogni passaggio lui, vedete, fa dei calcoli e crea una tabella con dei dati. Allora noi qua stiamo lavorando con pochissimi record e quindi non ci accorgiamo di nulla, e per Power Query non è sicuramente un peso. Però immaginate di lavorare con 100.000 record, con 1 milione di record o anche con 10 milioni di record. Lui andrebbe a trascinarsi questi calcoli per ogni singolo passaggio, e quando va a generare la cache per poter appunto lavorare poi in fretta all'interno di Power Query va ad occupare un sacco di risorse disco. Quindi non è ancora ottimale questo passaggio, anche se lo abbiamo semplificato. Se è possibile dovremo prendere questi due passaggi qua e integrarli all'interno di raggruppa righe, così faremo un singolo passaggio e andremo a potenziare il raggruppa righe con le formule che abbiamo appena imparato. Infatti se vedete qui raggruppamenti con singolo passaggio, io ho già fatto l'operazione, vedete qui io qua già ottengo il risultato, perdo la funzionalità della rotellina perché sono andato a costruire un codice che adesso vediamo insieme come ho fatto, però ho creato un singolo passaggio, quindi quando Power Query andrà ad eseguire questo calcolo sarà molto più veloce rispetto al calcolo spaccato in tre passaggi differenti. Allora io adesso duplico questa cosa qua, la chiamo new, così facciamo i calcoli insieme. Allora andiamo su raggruppa righe, vedete noi partiamo da qua. Allora quello che dobbiamo fare è prepararci le nostre colonne dal raggruppa righe per andare veloci, quindi noi dobbiamo prepararci all row, non ci serve più,
perché andremo a fare tutti i calcoli in un passaggio solo e quindi non dovremo portarci dietro il dettaglio da interrogare in passaggi successivi. Essendo che facciamo tutto in questo passaggio, abbiamo già tutte le informazioni che ci servono all'interno di modifica tipo. Quindi totale venduto ce l'abbiamo, la media ce l'abbiamo, aggiungiamo deviazione standard, gli diciamo, mettiamo un'operazione qualsiasi, mettiamo somma per adesso del campo venduto, perché l'operazione standard si fa col calcolo con la misura, quindi col venduto, e poi aggiungiamo anche dove ho venduto e ci mettiamo anche in questo caso somma, è giusto per mettere una formula del campo città, perché noi qui su questo campo qua dove ho venduto vogliamo ottenere l'esplosione orizzontalizzata della città, quindi gli diamo già la colonna preformatata che noi vogliamo lavorare con questa cosa qua. Quando premo ok, lui mi ha creato il passaggio. Ovviamente questo non è quello che vogliamo ottenere e qui c'è un errore perché non posso fare una somma su un testo, però qui mi ha creato la mia bella formula già pronta con tutti e quattro i campi che noi possiamo andare a modificare con estrema velocità. Allora adesso andiamo a vedere un attimino la formuletta come funziona. Ovviamente premendo qui allarghiamo e stringiamo se volete leggere meglio. Quindi lui cosa fa? Fa uguale, quindi come con Excel, apro una formula, poi gli dico fai un raggruppamento, che è il group by questo, quindi table.group sta ad indicare che vado a fare un raggruppamento di cosa? Apro la tonda, quindi apro questa tonda, così parto con la formula e gli dico parti dal passaggio hashtag, apro le virgolette, modifica tipo, chiudo le virgolette e virgola, quindi qui ci indico il passaggio da dove sto prendendo i dati per fare il raggruppamento, che appunto è modifica tipo, che è il passaggio precedente. Potrei prendere anche un altro passaggio, ma lo vediamo nelle lezioni più in là, questo dettaglio. Poi facciamo virgola, apriamo le graffa, qui si lavora tanto con le graffa, e diciamo tutti i campi che vogliamo raggruppare. Allora nel nostro campo andiamo a raggruppare solo il prodotto. Se mettessi anche città, per dire città, e premessi invio, vedete che ho raggruppato per prodotto e per città, quindi io adesso lo tolgo. Quindi chiudo le graffa, faccio un'altra virgola, quindi da dove, che formula vado a fare, da dove parto, quali campi vado a raggruppare e poi gli dico tutte le misure. Vedete che qui c'è la graffa che parte qua e chiude qua, poi c'è la tonda che appunto chiude col group by, quindi vedete all'interno di queste due graffe ci sono tutte le misure. Le misure partono sempre con un'altra graffa, quindi graffa, gli mettiamo il nome del campo che vogliamo ottenere, quindi il nome che andiamo ad ottenere qui, virgola each significa compi l'operazione successiva su ogni singola riga della nostra tabella, della nostra aggregazione, e vai a fare una lista somma del venduto, quindi il primo campo ci fa il totale del venduto, list sum, e lo definiamo virgola in tipo numero, così già andiamo a formattare il campo come desideriamo, quindi non vedremo comparire 1 2 3 perché non l'abbiamo formattato nei passaggi singoli, ma lo troveremo già formattato in tipo numero. Difatti se vedete è già formattato con 1.2 in decimale e anche gli altri sono già tutti pronti. Poi faccio virgola, apro un'altra graffa e faccio la stessa operazione. Vedete la media, quindi per ogni lista fai la media del venduto, lo definisco come numero. Poi ci sono le altre due formule, quindi creo il campo della deviazione standard e qui abbiamo detto per ogni lista fai la somma del venduto. Ecco che noi qua basta che cambiamo la formuletta e diciamo list.standard deviation, premo invio, ecco che noi abbiamo fatto il calcolo della deviazione standard. Praticamente ci siamo preparati la colonna sul raggruppa righe e poi abbiamo cambiato semplicemente il sum con standard deviation, abbiamo fatto il calcolo della deviazione standard. Veramente molto facile. Adesso facciamo il passaggio in più che dicevamo, appunto facciamo number.round, sono andato a capo, apro la tonda e qui gli diciamo appunto virgola 2 che sono due decimali, premiamo invio, ecco che vedete abbiamo fatto anche l'approssimazione a due decimali, quindi number.round, ho aperto la tonda, list standard deviation, venduto e due decimali.
ho fatto tutto questo con un singolo passaggio, precompilando l'M senza doverlo scrivere per forza tutto. La stessa cosa lo facciamo su dove ho venduto, che anche qui abbiamo list.sum. Allora, se qui per caso non ci ricordiamo le formule, andiamo sui passaggi che ci siamo fatti in manuale, perché in realtà potrete anche iniziare a costruire facendovi tutti i passaggi manuali come abbiamo fatto qua, e poi andate ad ottimizzare il vostro scenario per renderlo più snello e più veloce per Power Query. Quindi in questo caso abbiamo visto che le nostre formule che ci servono sono text.combine e list distinct, ok, e dopo ci ricordiamo di mettere anche il delimitatore, quindi ce le copiamo, andiamo su new, andiamo qui al posto di list sum, ci mettiamo appunto queste due formulette qua, in fondo facciamo un virgola, e qua è andato a capo, virgolette, virgola spazio per il nostro delimitatore, chiudiamo la tonda, ok. Qui adesso diamo l'invio e ecco che lui ha fatto la nostra formula che volevamo fare, quindi ha fatto appunto la lista distinta di città e poi ha combinato il testo in orizzontale. Ovviamente vedete che sia per standard deviation che per text.combine dove ho venduto praticamente non c'è la colonna row, perché come vi dicevo prima partiamo già dal passaggio di modifica tipo dove ho tutte le informazioni, quindi non ho bisogno di portarmi dietro nessun tipo di informazione e semplifico ulteriormente la formula. Ecco che fatto questa cosa qua, avete visto, abbiamo precompilato il raggruppa, ovviamente perdo la rotellina quando vado a fare cose custom, e poi ho cambiato semplicemente le due formule, ho aggiunto un raggruppamento, ci ho messo veramente pochissimo a fare questa cosa qua. Ci avrei messo molto più tempo se non avessi, se conoscessi le formule, ci metterei molto più tempo a farlo nel passaggio col sistema tradizionale. Quindi cosa abbiamo imparato in questa lezione? Abbiamo imparato ad utilizzare la formula list.sum che ci permette di fare le somme, list.average che ci permette di fare le medie, poi abbiamo imparato list.standard deviation che appunto ci permette di fare il calcolo della deviazione standard, spero comunque che un giorno lo aggiungano di default anche nel raggruppamento che Power Query offre. Poi abbiamo visto come raggruppare i decimali, quindi number.round e poi in fondo diamo il numero di decimali che vogliamo ottenere, e infine abbiamo visto che con list.distinct otteniamo la lista distinta di un campo, questo sempre quando facciamo un'operazione di raggruppamento, quindi facciamo il raggruppamento di città, e poi abbiamo imparato anche la formula text.combine per esplodere una lista in orizzontale, e poi appunto qua andiamo sempre a definire type test, type number, eccetera. Vediamo un'ultima cosa, poi vi lascio. Se andiamo nel menu visualizza, qui c'è l'editor avanzato, vedete qui è un po' tutto confusionario, se io vado qua e faccio invio, controllo invio, alt invio, non riesco a fare i rientri, non me lo lascia fare, quindi vado nell'editor avanzato dove vedo tutto e qui posso lavorare un po' meglio se voglio. Vedete qui ho lo script del primo contenuto, origine, qui ho lo script del secondo e qui ho quello del terzo. Qui in più ho che praticamente ho hashtag raggruppa righe. Praticamente noi sui passaggi che vedevamo prima partivamo da qua con l'uguale e partivamo da qua. Questo indica il nome del passaggio, questo qua, quindi dice proprio il nome del passaggio che stiamo compiendo. Qui posso andare a fare un'ottimizzazione del codice, facciamo che così facciamo prima, facciamo invio e qui faccio ad esempio il tab, vedete, e mi metto qua su prodotto ad esempio, arrivo qua, ho la prima colonna, poi faccio invio, poi vado qua, faccio invio con l'altra, poi vado qui e faccio invio anche con l'altra. Possiamo con shift tab portarcelo un po' indietro, facciamo così ad esempio, ecco, tac, ecco che questa qui chiude con questa e la tonda chiude con questa, quindi si potrebbe anche fare così, che è ancora più ottimale. Quando noi abbiamo fatto questa operazione qua,
Ok, vedete diventa molto più leggibile. Campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. E raggruppo per questo e parto da questo set di dati. Quando faccio fatto, ecco che se vado nel passaggio e vado a vedere il codice che c'è qui, me l'ha formattato anche qui. Ovviamente non è preciso come nell'editor avanzato, perché nell'editor avanzato abbiamo anche il raggruppa righe qui sulla sinistra che mi compie dei rientri, quindi non lo fa proprio preciso. Però insomma dall'editor avanzato si riesce a lavorare meglio, anche perché abbiamo un compilatore un po' più esteso e abbiamo anche le righe. Vedete qui non abbiamo il numero di riga che ci aiuta. Qui attivandolo su opzioni di visualizzazione, vedete, abilita il rientro a capo automatico. Vedete, se stringo non mi fa i rientri, se invece premo qua me lo fa, e posso visualizzare anche i numeri di riga. Bene, con questa lezione è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così condividetelo nei vostri social, lasciate un like e se avete domande ponetele pure nei commenti che sono sotto al video. A presto alla prossima lezione, ciao!